Santa Caterina è splendida e ci si può arrivare in pochi minuti da Bormio. È piacevole passeggiare tra le sue strade e i camminamenti lungo il fiume, anche in estate. Da qui proviene la famosa sciatrice Deborah Compagnoni e non stupisce quindi che una gran parte del turismo derivi proprio dagli impianti sciistici. Ma anche in estate si possono visitare posti fantastici qui vicino, perfetti per passeggiate fresche, con scenari indimenticabili e che offrono molti spunti fotografici. Uno di questi è il Ghiacciaio dei Forni, al quale potrai arrivare abbastanza vicino con l'automobile. In descrizione infatti ti lascio la posizione del parcheggio pubblico a cui potrai arrivare in soli 10 minuti da Santa Caterina. Ma fai attenzione, perché l'accesso alla strada che porta lassù è a pagamento. 10 euro per un giorno, 15 per 2 giorni. Durante il percorso potrai fermarti vicino a questa cascata per goderti l'aria fresca che ti riverserà addosso. Vicino al parcheggio troverai dei bagni pubblici e un bel rifugio, così come ne troverai altri più a monte. La passeggiata verso il ghiacciaio ha una salita relativamente dolce che ti porterà a stretto contatto con il torrente Frodolfo, relativamente piccolo ma impetuoso, con la sua abbondante portata d'acqua, almeno per ora. Anche se non riuscirai ad arrivare fino al ghiacciaio, non ti preoccupare, la passeggiata vale comunque la pena. Tornando a Santa Caterina, ho deciso di salire in un'altra valle attraverso la SS 300, che conduce al Passo Gavia. Questa strada è molto gettonata da chi ama il ciclismo e tra poco ti spiegherò il perché. Proprio questa strada e il Passo Gavia furono protagonisti di una tappa del Giro d'Italia nel 1960 e da allora il mito di questa salita non è mai finito, da qualsiasi lato la si affronti. I panorami sul passo sono incredibili, notevoli, si intravedono altri ghiacciai e altri laghi spettacolari nei quali immergere lo smartphone.
Anche qui è possibile incontrare la fauna selvatica, alla quale è sempre bene non avvicinarsi se non con un teleobiettivo, e nel caso consiglio sempre di farlo con il rispetto che gli animali meritano e l'intelligenza per capire che si tratta di animali selvatici, creature che condividono con noi questo pianeta e che interpretano la realtà secondo ragionamenti che non ci sono noti. Ho avuto il privilegio di incontrare non uno, bensì 5 stambecchi, magnifici esemplari come questo di 8 anni. Per calcolarne l'età, infatti, si contano le pause piane nella crescita delle corna. Nel caso li incontrassi anche tu, fai attenzione a non avvicinarti troppo, perché le aggressioni non sono poi così rare e penso che quelle corna debbano fare molto male. Per concludere la mia giornata ho deciso di tornare all'ovile, scendendo non più verso Santa Caterina Valfurva, ma verso Ponte di Legno, vedendo dapprima il Lago Bianco, stupendo al tramonto, con altri stambecchi che leccavano il sale dalle rocce, e poi a continuazione la SS 300 in direzione di Ponte di Legno. Un tratto stretto realmente pericoloso nel quale per diversi chilometri non ci sono ripari e si è quindi quasi a strapiombo sulla valle. I più coraggiosi comunque saranno ricompensati anche da una magnifica vista sull'Adamello. Spero che anche questa avventura ti sia piaciuta e ti sarà utile per organizzare la tua. Alla prossima!